Ciao da Heavy Metal Even. Oggi ci occupiamo di una band black metal svedese che tra satanismo e femminismo ha trovato una bella personalità, ma ne deve ancora dare alla propria musica. Bello il messaggio, un po' meno la maniera di esprimerlo. Si può dire questo delle Völva, almeno per quanto riguarda Desires Profane. Nate nel 2018, hanno esordito sulla lunga distanza con quest'album nel novembre del 2024, dopo un demo e un EP. Visti questo rodaggio e i 6 anni della formazione, ci si potrebbe aspettare un debutto con idee già chiare. Purtroppo però ciò corrisponde alla situazione delle Völva solo in parte. Da un lato c'è il genere, ancora non del tutto maturo. Gira intorno al black metal della branca più ignorante e d'impatto, quello che va dalla primissima ondata del genere ai darkthrone di oggi. Al contrario della maggior parte delle band in questione, però, le svedesi hanno meno influssi punk e trash. Non che in Desires Profane manchino, a tratti anzi ci sono delle belle venature di questi e altri generi, per esempio il death. Tuttavia il focus rimane soprattutto sul black. Un limite per le Völva, che riescono solo ogni tanto a rileggere in maniera personale un genere, per il resto troppo tipico. Intendiamoci, le svedesi sono del tutto all'altezza del proprio genere. Desires Profane è ben suonato, ha la giusta registrazione, grezza nella maniera appropriata e la giusta oscurità. Merito anche del cantato della bassista edonistica, uno scream alto e aggressivo di ottimo impatto. Ma per il resto c'è poco che non si sia già sentito. Un vero peccato contando che invece a livello concettuale le Völva hanno idee chiare e molto apprezzabili. Al classico satanismo del black metal le svedesi affiancano il femminismo, il che per noi è lodevole. Come è lodevole il loro essere un gruppo a prevalenza femminile, una all-female band ai tempi della registrazione del disco, qualcosa che non si vede spesso nel metal estremo e che dovrebbe essere più diffuso. Purtroppo, come detto, la musica non è all'altezza del lato concettuale. Se a tratti le Völva riescono a trovare i giusti spunti, a livello di aperture melodiche, o al contrario in fatto di cattiveria e oscurità, in alti frangenti non vanno oltre i cliché più tipici e finiscono per suonare banali. Forse l'esempio più emblematico è Inverted Cross. È anche buona se presa a sé stante, aggressiva e cupa in maniera incisiva, ma non è certo memorabile, per non parlare del titolo stereotipato. Lo stesso vale per gli altri brani in scaletta. Oscillano tra il buono e l'appena decente, con più picchi in quest'ultimo senso. Colpa anche di una certa ripetitività. Denota mancanza di ispirazione, anche contando gli appena 35 minuti del disco. Per fortuna, altrove le Völva riescono a mostrare al meglio di cosa sono capaci, specie quando riescono a dare un piglio diverso alla propria musica. Accade per esempio in Never Forgive. Si distingue per la sua lentezza, piena di melodie plumbe e di riff striscianti che la rendono un bel macigno di cupezza. Oppure in The Serpent, brano più classico nei suoi vortici oscuri alternati a momenti più trash e pestati, in uno scambio che valorizza entrambe le componenti. Tuttavia il meglio del disco è rappresentato dalla prima e dall'ultima canzone. The Tower è una buonissima opener cadenzata. A tratti mostra influssi death, trash che la rendono più truce, altrove è più puramente black, in uno scambio che va avanti per buona parte della durata. Questa semplicità è persino orecchiabile, almeno in relazione al genere. Ottima anche la frazione centrale, labirintica e di grande oscurità, un tocco in più per la traccia. In chiusura invece troviamo Vagabond, cover della versione inglese di Van Draden, un tranquillo pezzo folk pop del duo svedese Nordman, in passato ripreso anche dagli Ensiferum. Le Völva lo rifanno nel loro stile. Lo si direbbe un loro brano se non si sapesse che è una rilettura, ma le melodie folk presenti gli danno comunque un piglio diverso che la fa spiccare molto. Per il resto il disco non scorre male, anzi è gradevole nella sua ignorante oscurità, ma come detto non lascia troppo il segno. Come esordio ci può stare. Al giorno d'oggi può capitare che una band ci metta un po' a ingranare, specie se è giovane come le Völva sembrano essere dalle foto promozionali. Tuttavia il loro concetto di band femminista e prevalentemente femminile merita di essere supportato con musica migliore. Qualcosa che sembra alla portata delle svedesi, visti i diversi spunti sparsi nel disco. Ci sarà però da lavorare e maturare. Solo il tempo potrà dirci se il gruppo ce la farà, ma contiamo di risentirlo in futuro con musica molto migliore rispetto a Desires Profane. Voto di Heavy Metal Even 68 su 100. Il video si chiude qui, come anche il 2025 di Heavy Metal Even. Da oggi infatti la Videozine sarà in pausa per qualche settimana, per poi tornare in attività alla fine delle festività invernali.
In ogni caso, le solite raccomandazioni. Se la recensione ti è piaciuta puoi mettere like, condividerla e commentarla. Iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per non perderti neppure uno dei nostri contenuti. Infine vieni a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i nostri link qui sotto. Ci vediamo nel 2026 e buone feste!